Un gabbiano vola a un'altezza di 20 metri dalla superficie marina in direzione orizzontale, alla velocità di 36 km/h, quando dal becco perde il pesce che aveva raccolto. Calcola il tempo impiegato dal pesce per raggiungere la superficie dell'acqua, determina l'equazione della traiettoria. Allora iniziamo con disegnare la situazione. Abbiamo un gabbiano che sta volando e dal becco perde un pesce. Il gabbiano sta volando a una velocità di 36 km/h. Quindi quando perde il pesce dal becco, il pesce continua a viaggiare orizzontalmente alla stessa velocità del gabbiano. Questo perché ipotizziamo non ci sia attrito dell'aria. Nello stesso tempo però il pesce è soggetto anche alla forza di gravità che produrrà al pesce un'accelerazione verso il basso dovuta all'accelerazione di gravità. Consideriamo un sistema di riferimento cartesiano x, y così rivolto. Possiamo scomporre quindi la traiettoria del pesce nella componente orizzontale e nella componente verticale. La componente orizzontale sarà data da x uguale alla velocità del gabbiano, quindi alla velocità iniziale per il tempo, mentre la velocità verticale, siccome non c'era nessuna velocità iniziale perché il gabbiano volava in linea orizzontale, possiamo scrivere la componente verticale solo soggetta alla forza peso e quindi all'accelerazione di gravità. Quindi un mezzo g t quadro. A questo punto, se ci chiediamo quanto tempo impiega il pesce a raggiungere la superficie dell'acqua, possiamo utilizzare la componente verticale e andare a risolverla in funzione del tempo. Quindi il tempo è uguale alla radice quadrata di 2y fratto l'accelerazione di gravità. Abbiamo i valori perché essendo il gabbiano all'altezza di 20 metri andiamo a sostituire come coordinata i 20 metri diviso l'accelerazione di gravità che è 9,8 metro fratto secondo quadrato uguale alla radice quadrata di 4,08 metro e metro si semplificano, il secondo al quadrato che è a denominatore del denominatore va a numeratore e possiamo dire che sono circa uguale a 2 secondi. Ora il problema ci chiede di determinare anche l'equazione della traiettoria. Per determinare l'equazione della traiettoria utilizziamo le componenti cartesiane che sono espresse in funzione del tempo e andiamo a esprimere un'equazione in funzione solo delle coordinate cartesiane. Per far questo risolviamo la prima equazione in funzione del tempo, quindi il tempo è uguale a x diviso la velocità del gabbiano. Andiamo a sostituire, quindi y uguale 1 mezzo g x fratto v, la velocità del gabbiano al quadrato, che possiamo dire uguale 1 mezzo g v, la velocità del gabbiano al quadrato per x al quadrato. Conosciamo i valori dell'accelerazione di gravità e della velocità del gabbiano, li sostituiamo. Prima di tutto trasformiamo la velocità del gabbiano espressa in chilometri orari in metri al secondo, quindi 36 chilometri
orari sono uguali a 36 per 1000 metri diviso un'ora sono 3600 secondi, uguale, il 36 e il 36 si semplificano, i due zeri si semplificano con i due zeri, uguale 10 metri al secondo. Quindi adesso possiamo sostituire i valori: 9,8 metri fratto secondo quadrato diviso 2 per 10 metri al secondo, il tutto al quadrato, uguale 9,8 metri fratto secondo quadrato diviso 2 per 100 per metro quadrato fratto, qui ci va x alla seconda fratto secondo al quadrato per x alla seconda, uguale secondo al quadrato e secondo al quadrato si semplificano, il metro al quadrato si semplifica con il metro al numeratore, quindi resta 0,049 metro alla meno 1 metro al denominatore x alla seconda. Quindi possiamo riscriverla come y uguale 0,049 metro alla meno 1 x alla seconda. Ricordiamo che per un osservatore a terra il pesce avrà una traiettoria parabolica, mentre dal punto di vista del gabbiano, il gabbiano quando vede il pesce cadere lo vede cadere perpendicolarmente, perché sia il gabbiano che il pesce hanno la stessa velocità orizzontale.